peridurale come servizio di anestesia e rianimazione la forniamo 24 ore su 24, festivi compresi. E viene richiesta qui al Policlinico, abbiamo raggiunto percentuali del 30%. Teniamo presente che in Italia abbiamo dal 30 al 60%, in alcune città appunto raggiungiamo il 60%, mentre in Europa arriviamo anche all'80% di richieste di parto analgesie. Per quanto riguarda i possibili effetti collaterali o complicanze, appunto bisogna distinguere, perché gli effetti collaterali sono gli effetti che fanno un po' parte del gioco, in quanto essendo una tecnica invasiva medica può comportare degli effetti collaterali che è bene conoscere e che si possono, diciamo, trattare e risolvere seduta stante sostanzialmente, ed è il motivo per cui siete monitorizzate di continuo, che può essere un abbassamento di pressione, oppure un formicolio negli arti inferiori, un po' di dolore nel punto in cui andiamo a pungere con l'ago, oppure possiamo anche osservare una distribuzione asimmetrica dell'analgesia sul pancione, proprio perché probabilmente il cateterino non è posizionato sulla linea mediana e quindi va a bagnare più a destra rispetto a sinistra o viceversa. In tal caso, in tutti questi casi ci sono degli accorgimenti da poter prendere, è importante riferirli all'anestesista quando viene a valutarvi, dire cosa sentite, cosa state provando, in modo tale che possiamo appunto risolvere questi che sono considerati effetti collaterali ma risolvibili. Invece le complicanze che dobbiamo evitare e che dobbiamo evitare un po' a tutti i costi, ma che a volte invece purtroppo succedono e che bisogna tenere in mente o comunque conoscere proprio per una scelta consapevole, tra le complicanze va nominato la cefalea da puntura durale, che accade circa lo 0,5-1% dei casi. Anche qui a Modena abbiamo circa dai 5 ai 6, non di più, casi su 650 peridurale l'anno, ed è legato al fatto che si buca appunto con l'ago la dura madre, e questo buchino che si viene a creare su questa membrana che si chiama dura madre porta a distanza di alcune ore alla comparsa di una cefalea, cioè di un mal di testa piuttosto fastidioso che si evidenzia soprattutto quando si cambia posizione da sdraiati a seduti e si comincia a camminare, un mal di testa frontale che tira, diciamo, verso la base della testa. È un mal di testa che in realtà si può gestire, trattare, ma che richiede una terapia ad hoc specifica, e in particolare il riposo a letto. Il riposo a letto anche per alcuni giorni, almeno 3, dove non ci si può muovere tanto, e quindi è piuttosto fastidioso, perché è un momento questo in cui uno vorrebbe prendersi cura del neonatino e invece bisogna un attimo farsi aiutare, perché in quel momento bisogna un attimo recuperare le forze e le capacità. Quindi riposo e antinfiammatorio, poco altro, permette di curare dalla cefalea con una risoluzione completa nell'arco di 15 giorni, senza esiti di nessun tipo. Ed è, diciamo, la complicanza che possiamo osservare più frequentemente. Ed è il motivo per cui di solito quando posizioniamo il cateterino vi chiediamo una grande collaborazione e di star ferme durante il posizionamento del cateterino. È ovvio che si tratta di collaborazione, perché se abbiamo un travaglio attivo diventa estremamente difficile per voi mantenere la posizione fissa, ferma, però insomma cerchiamo di collaborare, ok? E le altre complicanze, quelle infettive oppure neurologiche, sono estremamente rare, vanno menzionate, e per prevenirle di solito appunto controlliamo assolutamente che non ci siano infezioni in atto,
che non ci sia una febbre sistemica e che gli esami del sangue vadano bene, e soprattutto quelli della coagulazione, perché andando a pungere in uno spazio chiuso, molto stretto, se dovessimo appunto prendere un vaso sanguigno si potrebbe appunto accumulare del sangue in questo spazio stretto che fa pressione sui nervi circostanti. Ecco, questo non deve assolutamente succedere e una parte di questo rischio lo evitiamo controllando gli esami della coagulazione, oltre all'anamnesi che viene comunque raccolta per inquadrare appunto la paziente, la mamma, nel modo migliore e ridurre al minimo questo tipo di rischi. Nel caso in cui si dovesse avere una complicanza di tipo neurologica con un ematoma durale, questo richiederebbe ovviamente un intervento neurochirurgico, ma prima di arrivare a un danno così importante, a una complicanza così severa, il monitoraggio che viene fatto durante tutto il percorso del travaglio serve proprio a raccogliere i segnali di allarme ed a intervenire in modo preventivo e celere per prevenire appunto questo tipo di complicanze che sono comunque molto rare.